Oggi parliamo di una foresta. Non è una foresta qualsiasi. Vi dirò, a me le foreste piacciono molto. Mi regalano un senso di pace, di tranquillità, di contatto con la natura. Sono qualcosa di rilassante e appena posso mi reco in montagna a fare delle belle passeggiate in queste foreste. Le foreste possono anche riservare dei pericoli che derivano dalla natura, oppure se noi stessi non stiamo molto accorti e sottovalutiamo l'impegno del contatto con la natura. Ma le foreste possono anche custodire dei segreti a volte che si vorrebbero mantenere nascosti, mai portarli alla luce perché sono estremamente imbarazzanti. Ecco, oggi parliamo proprio di questo tipo di foresta. Una foresta che doveva custodire un segreto imbarazzante che nelle intenzioni di chi aveva perpetrato un determinato atto violento non sarebbero mai dovute tornare alla luce. E invece ciò che è seguito è stata una storia complessa, una storia di sangue, di bugie, di accuse incrociate, una storia di massacri, una storia davvero allucinante e che fa capire come i regimi dittatoriali abbiano in mente solo una cosa: il potere a tutti i costi, anche soprattutto sulla pelle di chi non c'entra assolutamente nulla. La nostra storia inizia nell'aprile del 1943. Siamo a Katyn, una piccola località boschiva a circa 20 km dalla città di Smolensk. Alcuni popolani che vivono in loco allertano dei soldati tedeschi. Siamo durante la Seconda Guerra Mondiale. L'Unione Sovietica è stata invasa 2 anni prima nel corso dell'operazione Barbarossa, di cui abbiamo già parlato in un video apposito che trovate nel canale, e i soldati tedeschi sono in loco per combattere contro l'Armata Rossa. Ebbene, alcuni soldati vengono convinti dai popolani a scavare all'interno della foresta di Katyn. E cosa trovano? Non trovano un baule ricco d'oro o qualche altra ricchezza, no, trovano un segreto che forse era meglio, almeno per i sovietici, che fosse rimasto nascosto. Trovano cataste, strati di cadaveri. Sono circa 3.000 e, aspetto curioso, sono accomunati non solo dal fatto di essere stati uccisi quasi tutti con un colpo alla nuca, ma tutti quei morti indossavano la divisa regolare da ufficiale polacco. Appena la notizia arriva a Berlino, il ministro della propaganda Joseph Goebbels incarica Radio Berlino di diffondere un dispaccio a tutto il mondo. La Wehrmacht ha trovato le prove delle atrocità sovietiche. 3.000 morti, polacchi in uniforme, uccisi con un colpo alla nuca. Stalin si è macchiato di un crimine efferato. È un periodo delicato. La Wehrmacht è, per la prima volta, dopo tante vittorie, impegnata in delle controffensive a contenere la spinta dell'Armata Rossa che, dopo la vittoria di Stalingrado, sta spingendo verso ovest le armate tedesche. Mancano ancora 2 anni alla fine della guerra in Europa, ma i tedeschi sono già sulla difensiva. Quella la scoperta nella foresta di Katyn, rischia di essere un qualcosa di estremamente imbarazzante per il campo alleato, perché d'altronde la Polonia, invasa dalla Germania, ma non solo, come vedremo tra poco, fa parte del campo occidentale, gli alleati che hanno stretto un patto con l'Unione Sovietica di Stalin. Ma allora cos'è successo? Facciamo un salto in avanti. 1946, Norimberga, i famosi processi di Norimberga. A quei processi non ci sono soltanto i giudici alleati, ci sono anche i procuratori sovietici. Uno di questi, il pubblico ministero capo, Roman Rudek, accusa la Germania delle uccisioni di Katyn. La responsabilità non è sovietica, è tedesca. È stato imbastito qualcosa di estremamente truculento, una messa in scena macabra per accusare falsamente i sovietici. Questo dice Rudenko. E quella narrazione andrà avanti per molti anni. D'altronde i nazisti hanno dimostrato durante la guerra di servirsi di alcune foreste, soprattutto ad est, per cercare di nascondere le prove dei crimini commessi. Pensate a Rumbula, in Lettonia, una località in cui tanti ebrei, tedeschi e austriaci vengono uccisi dalle SS e dagli ausiliari lettoni e poi vengono sepolti lì, nella nuda terra, successivamente ricoperti di calce viva. Ma questa volta è diverso. Quelli erano ufficiali polacchi. Perché uccidere degli ufficiali polacchi? Che senso avrebbe avuto per i tedeschi, quasi 4 anni dopo la conquista della Polonia, uccidere quei prigionieri? La verità emergerà solo a partire dal 1989, quando ormai l'Unione Sovietica sta andando verso il disfacimento. Ma lo vedremo dopo.
Per comprendere tutto ciò, dobbiamo fare un robusto salto indietro, all'agosto del 1939, al patto Molotov-Ribbentrop, dai nomi dei due ministri degli esteri, uno Molotov dell'Unione Sovietica, l'altro von Ribbentrop della Germania nazista. Quel patto che fa tremare il mondo, perché vede due dittature, due ideologie contrapposte mettersi d'accordo, prevede la spartizione della Polonia, quella Polonia che era risorta dopo la Grande Guerra come stato indipendente. Hitler vuole la Polonia, fa parte del suo piano di conquista ad est per creare il famoso spazio vitale. Ma sa benissimo Hitler che il rischio di aprire un fronte a est con l'Unione Sovietica potrebbe rivelarsi mortale. Hitler è ossessionato dalla teoria del doppio fronte, quello che secondo lui sarebbe stata la vera causa della sconfitta della Germania nella Grande Guerra. Quindi vuole trovare a tutti i costi un punto di incontro, anche se a livello ideologico non vorrebbe nemmeno sedersi allo stesso tavolo, con l'altro dittatore, col maresciallo Stalin. E il punto di incontro si trova. La Polonia deve sparire dalle mappe. Ognuna delle due dittature farà le sue conquiste. Comincerà la Germania nazista, poi da est arriverà l'Armata Rossa a prendersi le province orientali polacche. E ognuno farà i propri interessi. A suggellare il patto c'è anche uno scambio commerciale. L'Unione Sovietica fornirà materie prime preziose e, in cambio, la Germania fornirà dei progetti tecnologici aggiornati per le forze armate sovietiche. D'altronde, se Hitler non ha nessuna voglia di confrontarsi già nel 1939 con l'Unione Sovietica, nemmeno Stalin smania per un confronto diretto sul campo contro i tedeschi. Sa benissimo Stalin di non essere pronto. L'Armata Rossa ha visto i propri alti quadri decapitati dalle purghe, a migliaia. Gli ufficiali dell'Armata Rossa sono spariti nel nulla, nei gulag, impiccati, fucilati, perché sospettati di attività controrivoluzionaria. Occorre ricostruire gli alti gradi dell'Armata Rossa e per questo serve tanto tempo. Stalin non è pronto alla guerra nel 1939, ma sia lui che Hitler vogliono la Polonia. La Polonia capitola nel giro di poche settimane, viene travolta dalla macchina bellica nazista troppo avanzata per un esercito tradizionale come quello polacco e, come se non bastasse, nelle ultime settimane di settembre arriva anche l'invasione sovietica a est. Nel corso di quell'invasione i sovietici fanno prigionieri, circa 15.000 uomini, tra cui moltissimi ufficiali, ed è proprio sugli ufficiali che si concentra l'attenzione dell'NKVD, il successore del GPU della Ceca, l'antesignano del KGB, i servizi, gli spietati servizi segreti sovietici. Perché? Perché proprio gli ufficiali polacchi? Ebbene, la legge per la coscrizione in Polonia prevedeva che in caso di guerra si attingesse come ufficiali della riserva alla cosiddetta intellighenzia, cioè ai diplomati, ai laureati, a tutte quelle personalità di cultura che nella vita di tutti i giorni esercitavano le professioni liberali, avvocati, medici, ingegneri, architetti, giornalisti, ossia i principali nemici per Stalin, che sogna un domani un'Europa orientale asservita ai propri voleri. Avere una classe sociale e politica indipendente che non intenda piegarsi ai voleri del dittatore georgiano per l'Unione Sovietica è un grosso problema. Come si risolve questo problema? L'idea è di Lavrenti Beria, lo abbiamo già incrociato, trovate la sua monografia nel canale. Lavrenti Beria sottopone il 5 marzo del 1940 al plenum del Politburo un documento, è un documento organizzativo, un'informativa. È tutto pronto per cosa? Per far sparire l'intelligenza polacca. Quel documento viene sottoposto a Stalin, a Molotov, a Voroshilov, a Mikoyan. Sono tutti concordi, si può procedere. Poche settimane dopo, siamo nell'aprile del 1940, dai vari campi di prigionia in cui sono reclusi i soldati polacchi, vengono prelevati gli ufficiali e vengono portati in camion o in treno a Smolensk e da qui alla foresta di Katyn. Nella foresta avviene il massacro. Le fosse sono già state scavate e gli ufficiali vengono uccisi, un colpo alla nuca, uno dopo l'altro. Sui corpi che vengono sepolti a strati, passano poi i bulldozer, spianano la terra. Quel terreno non favorirà, come si potrebbe pensare, una sepoltura per decomposizione. Anzi, favorirà al contrario la mummificazione dei corpi, che si conserveranno molto bene nella terra fredda e poi umidificata dalle precipitazioni nevose. Ed è in quella foresta che 3 anni dopo i tedeschi compiranno quella terrificante scoperta. Per una volta non sono stati i nazisti a compiere un massacro, sono stati i sovietici. La scoperta di quei corpi, il comunicato di Radio Berlino, che in realtà viene già anticipato dagli inglesi che a Bletchley Park leggono i dispacci dell'alto comando tedesco, è qualcosa di scioccante, è qualcosa che
tende a incrinare il fronte alleato. Gli alleati contano sui polacchi, hanno favorito la nascita di un governo in esilio, hanno favorito, tramite il reclutamento negli Stati Uniti e in Canada, la rinascita di un piccolo esercito polacco, affidato ad alcuni generali, il generale Anders, il generale Sikorski, generali che dopo l'operazione Barbarossa si erano rivolti proprio a Stalin per chiedere un aiuto, per chiedere l'apporto dell'Unione Sovietica, che aveva arrestato e rinchiuso nei campi di concentramento tanti soldati e tanti ufficiali. Che fine avevano fatto? Alcuni di quei soldati tornano effettivamente a servire un esercito, ma non è l'esercito dell'Armia Krajova, l'armata nazionale. Vengono inquadrati un'altra armata, l'Armia Ludova, l'armata popolare. Sarà un esercito al servizio dei sovietici. E gli ufficiali? Stalin nicchia. Quando Anders gli chiede che fine abbiano fatto, mette di non saperne nulla, di non essersi informato, che ha bisogno di sentire i suoi ministri della sicurezza. Si lascia sfuggire il fatto che probabilmente qualcuno è riuscito a scappare, ma non si sa dove sia finito, forse in Finlandia, forse in Svezia, addirittura in Manciuria. In Manciuria? Ma che viaggio ha fatto questo o questi ufficiali che sono riusciti a scappare dai campi? Perché se i campi erano organizzati tutti sostanzialmente in Bielorussia e in Ucraina, la strada verso la Manciuria è lunghissima, sono mesi e mesi di viaggio, chi lo sa, dov'è la verità? Anders e Sikorski sospettano qualcosa, ma sono troppo impegnati a ricostruire l'esercito polacco. Quando arriva la notizia di Katyn, sono loro stessi a capire che Stalin gli ha mentito. Ma sul momento c'è altro a cui pensare. È l'aprile del 1943, si sta preparando l'operazione Overlord, lo sbarco in Normandia. La questione di Katyn torna prepotente un anno dopo, in un episodio che abbiamo già raccontato, la rivolta di Varsavia, quando l'Armia Krajova cerca di riprendersi il controllo della capitale, approfittando dell'avvicinarsi dell'Armata Rossa sovietica. Armata Rossa che si ferma prima della Vistola e lascia i polacchi alla mercé dei tedeschi. È una questione politica. La guerra fredda in realtà è già nata, solo che non lo sa ancora nessuno. E ancora di guerra fredda si respirerà il clima a Norimberga, con quelle parole, le parole del procuratore capo sovietico che accusano la Germania nazista di un altro massacro, un massacro che però questa volta non ha la svastica impressa come marchio. Occorrono tanti anni per scoprire davvero la verità. È un depistaggio lungo, quello promosso dai sovietici. Pensate che per tanti decenni, nei manuali di storia distribuiti nelle scuole dell'Unione Sovietica, l'eccidio di Katyn è attribuito ai nazisti occupanti. Di più, i turisti che si recano in Bielorussia fino alla fine degli anni '80 vengono portati sul posto da delle guide appositamente istruite che raccontano una verità di comodo. I tedeschi che sarebbero arrivati in zona nel 41, e fin qua è tutto giusto, avrebbero trovato la foresta di Katyn e vi avrebbero deportato dei loro prigionieri polacchi, uccidendoli per poi far ricadere la colpa sui sovietici. È una bugia. È una bugia che viene smontata tra il 1989 e il 1990. Sono gli stessi studiosi storici sovietici a smontare quelle bugie. Ci sono troppi elementi che non tornano. C'è l'esame degli alberi della foresta, unito alla mummificazione di quei corpi. C'è il fatto che alcuni di quegli ufficiali uccisi, soprattutto alti ufficiali, erano prigionieri dei sovietici. Lo si sapeva benissimo. Alcuni di questi, come il generale Smoravinsky, era un prigioniero dichiarato dell'Armata Rossa e il suo cadavere viene rinvenuto proprio a Katyn. Com'era possibile che i tedeschi avessero ucciso un prigioniero dei sovietici? Nell'ottobre del 1990 è lo stesso Mikhail Gorbaciov a porgere le sue scuse ufficiali alla Polonia per ciò che era avvenuto a Katyn, un massacro perpetrato su ordine di Stalin e direttiva di Beria per ripulire l'Europa orientale e segnatamente la Polonia da una classe dirigente pericolosa per le intenzioni dell'Unione Sovietica. Non una pulizia etnica, una pulizia politica, sociale, qualcosa di aberrante. Qualcosa che sostanzialmente prepara il terreno a quello che avverrà dopo il 1945, ai colpi di mano in Polonia, in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Romania, in Bulgaria, dietro quella che verrà chiamata, sfruttando una locuzione di Winston Churchill, la cortina di ferro. Non sono stati i nazisti a Katyn, sono stati i sovietici e lo hanno fatto per un motivo semplice, per quanto disumano: il predominio ideologico. Katyn oggi conserva ancora la memoria di ciò che è avvenuto in quella primavera del 1940, ma almeno sappiamo cosa è successo davvero, senza più tutte quelle bugie, quei depistaggi, quelle verità di comodo, quelle
ricostruzioni artificiose. Oggi sappiamo che all'interno di una guerra spaventosa ci fu chi pensò già all'inizio a quello che sarebbe arrivato dopo, a un nuovo mondo da ricostruire, ma per costruirlo non sulla pace, sulle ossa, sulla pelle, sul sangue di migliaia di polacchi innocenti. Il massacro di Katyn è una lezione per tutti noi. Mai sottovalutare le dittature, perché non si limitano a opprimere i propri paesi, vogliono anche rimodellare il mondo attorno a loro, secondo le loro fattezze, le loro idee, le loro visioni che sono sempre inevitabilmente di morte. Sta arrivando l'inverno, sta arrivando la stagione delle feste e in questa stagione, lo sappiamo, ci sono tanti regali, soprattutto in vista del Black Friday si registra l'aumento degli acquisti in ambito elettronico. Quindi ricevere ad esempio un nuovo smartphone, un nuovo PC potrebbe portarvi sì entusiasmo, volontà di utilizzare questi device, ma li volete usare in piena sicurezza? Noi di Dentro la Storia da tempo abbiamo scelto NordVPN come partner strategico perché ci consente di navigare anche in paesi stranieri, bypassando eventuali blocchi e in piena sicurezza con la sua threat protection. Quindi NordVPN, il nostro partner, ha studiato una grande offerta per il Black Friday, i dettagli li trovate nei link in descrizione del video, a favore di tutti voi nostri follower. Vi basterà cliccare sui link che vi ho appena indicato per scoprire una offerta sui piani biennali con un forte sconto, alcuni mesi extra sull'abbonamento e la solita garanzia soddisfatti o rimborsati. Quindi cosa aspettate?